Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina e nel mio canale. Io sono Valeria e oggi ho realizzato per voi qualcosa di davvero sfizioso. Ovviamente in versione senza glutine e voilà, ve li presento. Guardate che sono belli, solo a guardarli. Biscotti assortiti senza glutine con un unico impasto di frolla. Se siete curiosi di scoprire come realizzarli insieme, guardiamo insieme cosa ci occorre per prepararli. Per questa ricetta innanzitutto dobbiamo andare a creare la nostra frolla senza glutine. Quindi all'interno di una ciotola andiamo a mettere 3 uova intere che andremo noi a sbattere con 150 g di zucchero semolato bianco e una bustina di vanillina. Mi raccomando, leggete che sia priva di glutine. Incominciamo noi a sbattere le uova con la frusta manuale. Adesso andiamo ad aggiungere 120 ml di olio di semi di girasole e andate a mescolare. Adesso noi andiamo ad aggiungere 400 g di farina senza glutine. In questo caso io sto utilizzando il mix per frolla della Nutrifree, ma usate quella che più vi piace e che preferite. Un po' per volta. A mano che si sta formando la frolla, quindi l'impasto incomincia a diventare più difficile da maneggiare, posate la frusta manuale e lavorate con le mani. Una volta incorporata tutta la farina, dovete andare a creare il classico panetto di frolla. Una volta realizzato il nostro panetto, siccome non abbiamo utilizzato il burro, ma al posto del burro abbiamo usato l'olio, questo è un panetto che non necessita di riposo in frigo, quindi subito noi la possiamo utilizzare. Allora, andiamo a prendere un po' di farina, quella che abbiamo utilizzato per fare la pasta frolla, la andiamo a stendere sul nostro piano da lavoro e adesso ne stacchiamo un po', perché poi magari questa è una pasta frolla che possiamo fare tanti tipi di biscottini e ora vi spiego la modalità. Per esempio con questo pezzettino possiamo aggiungere delle gocce di cioccolata e la andiamo ad amalgamare insieme alla pasta frolla per creare i biscottini con le goccine di cioccolato. Questa un attimo la andiamo a mettere di lato e andiamo a stendere la frolla con le gocce di cioccolato, così creiamo i nostri primi biscottini.
Allora, una volta stesa la parte con le gocce di cioccolata, decidete la forma da dare ai vostri biscotti, magari, che ne so, a forma di stellina. Questi li facciamo a forma di stellina. Vedete quanto è carina? Bene, e la andiamo a posizionare dentro la nostra teglia, foderata ovviamente da carta da forno. E continuate così a realizzare tutte le stelline. Una volta realizzati i biscottini con la frolla con le gocce di cioccolato, possiamo passare a realizzare anche altri biscottini. Andiamo a prendere un altro pezzetto di pasta frolla, andiamo a stendere e dobbiamo decidere solo la tipologia di forma da dare. Ok, questa magari la andiamo a fare a forma di fiorellino, però ora vi faccio vedere. Una parte la manteniamo così intera, poi ne andiamo a creare, a intagliare un altro fiorellino, così, e andiamo a creare anche un buchino al centro, perché noi possiamo anche andare a farcire con della crema di nocciole, quindi questo poi una volta cotto lo andremo a mettere di sopra, lo andremo a sovrapporre o riempire o farcire come più ci piace, marmellate, confetture, libere sempre a gusto vostro, insomma, riempitelo, farciteli come più vi piace e procedete così. Andiamo a fare il fiorellino. Questa sarà la base, andiamo a metterla sempre disposta all'interno della nostra teglia e andiamo a creare l'altro fiorellino, questo però con il buco al centro. Così vedete che carino? Guardate, per chi non avesse gli stampini può andare a prendere un pezzetto di pasta frolla e lavorarlo con le mani. Dovete andare a creare dei cordoncini, così, e l'andate a chiudere a mo' di U, che vengono carini pure, e queste le posizionate pure all'interno della teglia. Allora, la prima teglia di biscotti assortiti può essere infornata in forno precedentemente riscaldato a 180 gradi per 10-15 minuti. Andiamo a prendere un altro pezzetto di pasta frolla per creare altri biscotti, perché sono tanti modi, possono venire tante tipologie di biscottini con un unico impasto. Questo per esempio andiamo a prendere i cuoricini che poi noi andremo, una volta cotti, a bagnare per metà nel cioccolato fondente o cioccolato bianco, quello che sempre più vi piace. Vedete, dovete scegliere semplicemente le formine e creare i vostri biscotti del cuore. Potete anche usare un altro tipo di stampino a forma di luna. E questi qua a forma di luna vi faccio vedere come possono essere
decorati. Questa è un'altra tipologia carina. Intanto completiamo la forma. Vedete quante sono carine. E queste qui, prima di essere infornate, se andate a spennellare con dell'acqua e sopra andate a mettere lo zucchero di canna, può essere un'altra variante di biscottino. Allora, le lune, prima di infornare i biscottini, vi ho detto che le dobbiamo fare con dello zucchero di canna, quindi noi andiamo a spennellare con dell'acqua le lune, così come sto facendo io. Andate a prendere lo zucchero di canna e lo andate a mettere di sopra, lo spolverizzate. Allora, quest'altra teglia di biscottini è pronta per essere infornata, sempre forno precedentemente riscaldato per 10-15 minuti, il tempo che si dorino un po'. Adesso è il momento di assemblare i nostri biscotti una volta che si sono raffreddati. Nel frattempo che i biscotti raffreddano, andiamo a preparare la cioccolata. Abbiamo bisogno di 100 g di cioccolata, in questo caso io sto utilizzando cioccolata al latte, però seguite sempre i vostri gusti. L'ho fatta sciogliere in forno a microonde e ho fatto fare 3 giri da 30 secondi alla massima potenza. Allora, noi per esempio andiamo a prendere la base, vi ricordate del fiorellino? E questa noi la andiamo a spalmare così di cioccolata. La parte con il forellino la andiamo a spolverizzare di zucchero a velo. Una volta spolverizzata di zucchero a velo la andiamo a chiudere per bene. Vedete che è venuto carino. E procedete così con tutti i vostri fiorellini. Poi per esempio andiamo a prendere un cuoricino e lo andiamo a bagnare per metà. Vedete? E lo vado ad asciugare. Nel frattempo che si asciuga però, lo potete andare a decorare con della granella di pistacchio, sempre la metà che avete fatto di cioccolata. Infine, vi ricordate che avevamo creato noi questi a forma di U? Bene, andiamo ad immergere la parte finale del cioccolato. E andiamo sempre a posizionare qui sulla carta da forno e queste le possiamo andare a decorare con del cocco rapè. Vedete, anche queste sono molto graziose, insomma, date spazio alla vostra creatività. E voilà! I biscotti assortiti senza glutine sono pronti per essere gustati. Buon appetito, un bacione dalla celiaca dell'Etna. E mi raccomando, seguitemi numerosi sui social. A presto con una nuova ricetta senza glutine tutta per voi. Buon appetito!